Se pensi di non saper disegnare o dipingere, questa tecnica è sicuramente perfetta per te. Bastano pochi oggetti e il risultato sono certa che ti stupirà. Allora, oggi facciamo una cosa un pochino alternativa. Quindi abbiamo dei colori acrilici vari, abbiamo degli stencil e vi dico già che improvviserò, quindi non li ho ancora scelti nel dettaglio. E questo è un pizzo plastificato, penso che lo userò, e delle foglie che ho messo a essiccare ed appiattire in mezzo al quaderno. Quindi iniziamo subito. Spruzzino con dell'acqua dentro, spruzzo la mia tela e inizio a spennellare. Come prima cosa creiamo una base, quindi andiamo veloce in questa prima fase. Vedete, diluisco i colori direttamente sulla tela, bagnandola con dell'acqua. Bagnando la vostra tela potete modificare, sfumare come volete. Io non ho ancora ben chiaro quello che voglio fare, per cui sarà decisamente un'improvvisazione in tempo reale, non lo so. Cioè, ho un'idea in testa ma non un progetto preciso, quindi come già anticipavo improvviserò. Cioè, sto assolutamente improvvisando, ecco. Allora, volevo delle parti un po' più scure, non troppo però. Anche qua voglio qualcosa di più deciso. Ok, dai, partiamo con il primo stencil. Con un pezzo di carta praticamente sto graffiando via il colore, non sto mettendo colore, lo sto togliendo. E invece qua lo mettiamo. Ecco, adesso provo a dipingere per fare una specie di timbro con le foglie. Cioè, potete giocare come volete, il divertimento in questa tecnica è proprio quello di non porsi limiti, provare. Per esempio, qua non mi piace, cambio strategia. È meglio, decisamente meglio. Uso anche le bombolette spray, sono bombolette acriliche. Qua voglio mascherare un po' questo fondo che non mi fa impazzire, quindi uso un palloncino. Allora, vedete che potete modificare tutto quello che volete, cioè quello che non vi piace lo potete mascherare, modificare.
La trovo divertente questa tecnica, molto divertente. Cadono delle gocce dallo spray, toglietele subito, o comunque potete anche andarci sopra dopo. Cioè usate quello che avete in casa, o quello che trovate in giro, tutto può andare bene, tutto può funzionare. Io voglio proprio creare un po' un vedo non vedo, Attenzione agli spray perché sono subdoli, è un attimo sgocciolare e rovinare tutto, poi di fatto se succede camuffate e andateci sopra. Questo è un timbrino, l'ho trovato dai cinesi e l'ho preso. Allora, qui si è leggermente spostato, è un po' pasticciato qua in mezzo, ma poi lo correggeremo. Adesso vedrete come questa tecnica può essere veramente molto 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 adattabile e come si possano, diciamo, correggere un po' le magagne che andranno a crearsi. Cioè, qua sopra ho un macello. Fa veramente un macello. Allora, vediamo una rosellina e copro le parti circostanti perché non voglio imbrattarle. Tampono un po' e poi adesso voglio poi aggiungere delle ballerine, però bisogna che prima sistemo un attimo qua intorno perché non riesco più a muovermi. Gli stencil con le parti così piccole sono un po' a rischio, Ecco appunto, è uscito sotto. Sulle parti molto sottili è meglio avere il colore piuttosto solido, non troppo diluito. Si potrebbe fare anche con la palettina, il colore darlo con la paletta, però non lo voglio troppo carico. Il problema è un po' quello che io non voglio una cosa troppo carica. Allora, questa la metterei qui. Ok. Creiamo un po' delle sfumature, profondità, tamponando sopra. Vabbè. Allora, proviamo a staccare, tanto poi si ritocca,
piano. Esempio, ritocco a pennello quello che non mi soddisfa, poi sono veramente ritocchi minimi perché non ho intenzione di stravolgerlo. Vedete, cerco proprio di creare dei dettagli qua e là, che si vedono, non si vedono, proprio così, a spot. Allora, crea un colore molto molto liquido, quasi acqua sporca, perché siccome lo spray tende un po' a opacizzare e a coprire, spennellando col colore che volete, ma deve essere veramente liquidissimo, date un po' di intensità al colore senza coprire i disegni sotto. Potrei andare avanti all'infinito, ma ci fermiamo.